Hai sempre voglia di dolci? Hai mal di schiena oppure sei perennemente stanco? Questi sono solo alcuni indicatori di carenza di vitamina D e non vanno assolutamente trascurati. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi, come avrai capito, torniamo a parlare di vitamina D. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Dell'importanza della vitamina D ne ho parlato nello specifico in un video dedicato che ti consiglio di guardare prima di iniziare a visionare questo contenuto. Te lo lascio qui sopra se per caso te lo sei perso. È sufficiente pensare che ogni cellula all'interno del nostro corpo ha un recettore per riceverla. La stranezza è che la maggior parte della popolazione soffre di una sua carenza e questo crea enormi disagi. Per questo motivo oggi ti mostrerò ben 8 indicatori di carenza di vitamina D che potresti interpretare in anticipo per invertire la rotta. Se ne riscontri uno o più di uno, ti consiglio di parlare con il tuo medico per farti prescrivere magari delle analisi del sangue. Ti lascio in sovraimpressione il nome dell'esame specifico ed i livelli ematici che sarebbe meglio mantenere. Iniziamo ora ad analizzare il primo indicatore che non dobbiamo assolutamente trascurare. Sto parlando della stanchezza. La sonnolenza diurna è strettamente correlata a bassi livelli di vitamina D. Non a caso essa influenza la qualità del nostro sonno oltre che il nostro ritmo circadiano. Per questo motivo, se hai difficoltà ad alzarti dal letto e ti senti stanco durante il giorno, potrebbe essere sintomo di carenza di vitamina D. Questa condizione contribuisce inoltre ad aumentare la fatica cronica e a favorire la comparsa del mal di testa. Il secondo indicatore da non sottovalutare riguarda l'influenza. La vitamina D è il punto cardine del nostro sistema immunitario. Con un deficit di essa si è più facilmente soggetti a contrarre infezioni virali e batteriche. La vitamina D è un portento nel diminuire le infiammazioni, di conseguenza ci permette di evitare o contrastare al meglio queste problematiche. Se tendi ad ammalarti spesso e a contrarre frequentemente influenza, raffreddore e problemi alle vie respiratorie, potresti avere bassi livelli di vitamina D. Il terzo segnale è molto importante, sto parlando della depressione. La letteratura scientifica è piena di evidenze riguardo la correlazione tra depressione e vitamina D. Essa è indispensabile per convertire il triptofano in serotonina. Come abbiamo visto in passato, la serotonina è uno degli ormoni che regola il nostro umore, rendendoci più felici. Al contempo permette al nostro corpo di ridurre il rischio di essere depressi. Se ci pensiamo, nei paesi con poca luce solare, come i paesi nordici, i tassi di depressione sono generalmente più elevati. Questo è proprio uno dei motivi. Il quarto indicatore di oggi riguarda il dolore alle ossa ed il conseguente rischio di osteoporosi. Il dolore pungente, tipico di una problematica alle ossa, o un profondo dolore alla zona lombare, lo si deve bloccare sul nascere. Il rischio conseguente è di ritrovarsi nel breve periodo a dover lottare contro l'osteoporosi. La convinzione generale che si ha quando ci si ritrova a dover contrastare questa problematica è quella di avere una carenza di calcio. Ciò a cui non si dà mai importanza però è quanto siano correlati vitamina D e calcio. Se i livelli di vitamina D sono bassi, si assorbe poco calcio, di conseguenza il nostro corpo rilascia il paratormone, che trasferisce calcio dalle ossa al sangue. Il paratormone è un ormone prodotto dalle ghiandole che circondano la tiroide. Non dobbiamo permettere che il calcio venga trasferito dalle ossa al sangue, per questo motivo è necessario aumentare i livelli di vitamina D. L'importante però è non esagerare, perché con livelli troppo alti di vitamina D c'è il rischio di calcificazione dei tessuti molli. Per questo motivo diventa importante introdurre sufficientemente vitamina K2. Il quinto indicatore di oggi riguarda la debolezza muscolare. Nel nostro organismo sono presenti delle terminazioni di neuroni sensoriali, chiamate nocicettori. Essi segnalano la presenza di un danno tissutale attraverso il dolore. Si è visto che la carenza di vitamina D stimoli questi nocicettori a livello muscolare, di conseguenza percepiamo debolezza o dolore. È evidente dunque che anche in questo caso non possiamo sottovalutare l'importanza di questa vitamina dalle note proprietà antinfiammatorie. Il sesto segnale che potremmo captare riguarda le malattie cardiovascolari.
Sintomi come dolore al petto o alla schiena, difficoltà nella respirazione, ma anche gonfiore agli arti inferiori non sono da trascurare. Essi riconducono spesso a problematiche a livello cardiovascolare. La vitamina D contrasta efficacemente quanto ho appena detto. Un suo deficit è associato ad un aumento di mortalità per patologie cardiovascolari. Proseguiamo ad esaminare il rischio cardiovascolare analizzando il segnale numero 7, l'ipertensione. La correlazione tra deficit di vitamina D ed ipertensione è nota da tempo e dimostrata anche da svariati studi scientifici. L'ipertensione è causata principalmente da due carenze, potassio e vitamina D. La vitamina D può agire come un ACE inibitore, conosciuti come inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Questi ACE sono utilizzati solitamente come farmaci e sono in grado di regolare l'ipertensione. Un'altra causa di pressione alta è solitamente l'ansia, per lo più quella cronica. La vitamina D è efficace anche nel ridurre l'ansia, regolando dunque la pressione arteriosa. Siamo arrivati al punto numero 8 di oggi, sto parlando dell'insulinoresistenza. Hai sempre voglia di mangiare specialmente dolci? Ciò significa che sei molto probabilmente insulinoresistente. Come si collega tutto ciò alla carenza di vitamina D? Quando si ha un basso livello di vitamina D, si è molto più soggetti all'insulinoresistenza. Ciò è dovuto al suo effetto sulle cellule beta del pancreas. Un buon livello di vitamina D aumenta l'espressione dei recettori dell'insulina, migliorando dunque la sensibilità all'insulina. L'insulinoresistenza, se non viene bloccata in tempo, può trasformarsi in prediabete e poi diabete. Sono certo che tu voglia evitare questa triste patologia per te e per i tuoi cari. Per questo motivo ti consiglio vivamente questo video dove ne ho parlato nel dettaglio. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.